Torniamo all'analogico. Torniamo all'analogico con un prodotto che ci è stato dato dalla italianissima New Horizon, azienda di due nostri carissimi amici, lo diciamo subito, Esatto. Francesco Mattioli e Alberto Sabatini, persone con cui almeno io personalmente ho condiviso un lunghissimo tratto di strada nel mondo audio con Alberto, perché ci conosciamo da tantissimi anni, e con Francesco ci conosciamo da meno tempo, ma non di meno lo considero un carissimo amico. Condividiamo una splendida cena da Grecos, si chiama? No, ristorante greco di Monaco, non mi ricordo come si chiama, va bene. Abbiamo questa piccola tradizione. Questa tradizione, esatto. Perché siamo qui? Perché c'è il nuovissimo giradischi 303, giusto? Esattamente, giusto? Che nella line-up di New Horizon si colloca subito sotto al modello top, che è il GDS con telaio flottante. Questo è un telaio rigido, anche se, come potete vedere dalle immagini di dettaglio, il plinto è diviso in tre parti con interposizione di materiale resiliente. Un, diciamo, progetto abbastanza interessante. Questo giradischi, che ci è stato dato in prova e resterà qui a lungo, sostituisce il giradischi che avevamo precedentemente, sempre della stessa azienda, ed è diciamo, un upgrade del quale ringraziamo i nostri amici. Un giradischi di una fascia superiore. superiore. Molto interessante ricordare, rispetto comunque a qualcosa che abbiamo già detto nella precedente prova di settembre 2022 del vecchio giradischi, anche in questo caso abbiamo un braccio realizzato dalla New Horizon, quindi è un braccio assolutamente fatto da loro, quindi non il classico braccio tipicamente project che esce su molti giradischi di fascia economica e di fascia media, talvolta anche di fascia elevata. Qui i nostri amici hanno deciso di affrontare il tema della progettazione del braccio, tema complicatissimo, però sono due persone che amano le sfide e, a giudicare dai risultati, questa sfida è stata anche vinta. E questo, permettimi, è un highlight molto importante. Assolutamente. Perché una cosa è fare la base con tutte le complessità che ci sono, ben altra cosa, ben altro livello di difficoltà è realizzarsi il braccio in casa, in Italia tra l'altro, dove poi non c'è la stessa identica disponibilità di materiale di quanto non ci può essere in altre nazioni. Esattamente, okay. Però è anche vero che i nostri due amici sono persone che hanno una rete di fornitori, conoscenze, know-how che gli ha permesso di affrontare e vincere questa sfida, quindi insomma ne parliamo dopo, una cosa interessante. Subscribe, campanella, a tra poco, ciao. Ciao. Un po' di caratteristiche? Sono io che interrogo te. Va bene. Allora, cominciamo a parlare del braccio, visto che ne abbiamo tessuto le lodi nell'introduzione. Dunque, il braccio, come dicevamo, è un braccio di progettazione e realizzazione totalmente, come posso dire, realizzata in casa dalla New Horizon. Di manifattura. Di manifattura, esattamente. Dunque, è un braccio caratterizzato intanto da cuscinetti di tipo ceramico, con una specifica particolarmente elevata. Sapete che i cuscinetti, no, forse non sapete, comunque i cuscinetti rispondono ad una specifica che si chiama ABEC, e la ABEC 9 è la specifica più alta, quindi significa che le tolleranze sono le più strette possibili. In questo braccio vengono utilizzati 4 cuscinetti ceramici di specifica ABEC 9. La canna è in ottone ed è rivestita e infatti c'è questa finitura nera, in, diciamo, una sorta di nylon e con una armatura in fibra di vetro che gli conferisce una notevolissima rigidezza. La parte terminale, che porta il contrappeso in ottone, è, diciamo, rivestita con un materiale siliconico. Dopodiché lo shell portatestina invece è stampato
ed è vincolato direttamente alla canna del braccio, quindi il portatestina, lo shell, fa parte della struttura del braccio. Interessante la possibilità di regolare il VTA su un range particolarmente elevato, quindi si può alzare o abbassare, e questo permette una grande versatilità dal punto di vista della compatibilità con varie testine, perché consente, diciamo, il perfetto allineamento e quindi la possibilità di regolare l'angolo di tracciamento verticale, il VTA. Esistono testine con un corpo più alto o meno alto e con uno shell che scende più o meno, e quindi secondo il corpo e lo shell bisogna avere un ampio margine di VTA proprio per riuscire ad allineare al meglio il braccio con il piatto. Poi è chiaro che questo apre un altro problema, cari follower, che è quello di allineo il VTA per un vinile da 80 grammi, ma non lo sto allineando per un vinile da 180, però questo che è molto più spesso. Esatto, e quindi chiaramente crea un disallineamento. Vabbè, ma vero è che però la regolazione del VTA è molto facile, perché fondamentalmente si tratta di allentare una vite e registrare il posteriore. Tra l'altro è interessante il fatto che insieme al giradischi viene fornita una sorta di dima trasparente con delle linee di riferimento che ti permettono facilmente di gestire il VTA, quindi è un pensiero che comunque in New Horizon hanno fatto. Interessante anche la possibilità della regolazione dell'azimut, quindi dal punto di vista delle regolazioni, delle geometrie, è un braccio assolutamente preciso. Del resto, permettimi, cambiando camera, parliamo di un giradischi senza testina intorno ai 3.600 euro. Dopo lo guardiamo meglio, più forse o meno sì, questo, per 3.650, sì, una cosa del genere, quindi è un giradischi già di fascia medio-alta, ma questa è una cosa che poi all'ascolto, come dire, la si percepisce immediatamente. Piatto in metacrilato Crystal, bravo, spessore 29, largo 30. Sì, spessore comunque interessante, è lo spessore 29, e interessante il fatto che viene movimentato mediante due cinghie siliconiche accoppiate, quindi insomma questo garantisce una ottima movimentazione, una ottima trasmissione del moto al piatto, il quale piatto, essendo anche piuttosto pesante, quindi dotato di una notevole massa, ha una notevole inerzia, e quindi questo va a tutto vantaggio della costanza di rotazione. E anche del fatto che due cinghie si consumano molto meno di una, e quindi ovviamente avrete sicuramente meno problemi di usura della cinghia. Il motore è un motore asincrono a corrente alternata, AC, con un suo sistema di sospensione. Sistema che è stato anche questo lungamente perfezionato dal costruttore ed è arrivato oramai ad una sua maturità. Molto semplice ma anche molto ingegnoso, lo vedremo. Alimentatore separato. Di tipo standard, poi volendo si può fare un upgrade e esiste un alimentatore che si chiama Ale, se non ricordo male, che è un alimentatore esterno di qualità superiore. Interruttore, scusami, sì. Di alimentazione di accensione laterale, sì, esattamente, che non fa altro che portare la corrente al motore molto semplicemente. Connettori RCA dorati sul pannello posteriore, piedini di disaccoppiamento anch'essi realizzati in casa, che sono anche piuttosto complessi perché c'è un sistema di contatto con la base in Delrin, un elemento smorzante in gomma naturale e una parte metallica. Insomma, sono degli oggetti realizzati con una certa cura, sono regolabili in altezza in modo tale che attraverso la corretta regolazione delle altezze dei tre piedini si possa ottenere la planarità del piatto. Quello che state vedendo in questo istante è il piatto privo del mat. Il mat è anch'esso un accessorio, questo è un accessorio opzionale,
realizzato dalla New Horizon, se non ricordo male è realizzato in Alcantara addirittura questo qui. Quindi è pure elegante. Sì, assolutamente. Una cosa che volevo sottolineare, che ci siamo dimenticati tutte e due, la regolazione dell'anti-skating, che è fatta in un modo molto intelligente, estremamente originale. Originale, ma di una semplicità e di una efficacia veramente encomiabile, assolutamente. Lo vedete poi nelle immagini di dettaglio. E il plinto è un plinto, come potete vedere, realizzato su 3 strati e tra di loro c'è l'interposizione di un materiale resiliente. Anche questo materiale resiliente, mi raccontavano i nostri amici, che per trovare quello giusto, insomma, non è stato assolutamente ci hanno faticato un po'. Banale. Quindi direi che, ecco, l'oggetto lo abbiamo descritto nel suo... c'è questa bella cappa protettiva che... compresa nel prezzo. Sì, esattamente. Cambiando camera. Esattamente, il giradischi lo si può avere in finitura bianca, come questo, e che noi abbiamo richiesto per poterlo farlo vedere un po' meglio, risaltare un po' meglio sul piano nero del nostro tavolo e sul pavimento nero, ma esiste anche la possibilità di averlo con una finitura nera. Forse... Io sventro, te lo dico. Allora sì, tu sventri, io camera, siccome questo oggetto, forse lo avrete notato, sta già qui da direi qualche mese, un paio di mesi. Dal punto di vista dell'ascolto ho le idee molto chiare. Io un po' di meno me le sono fatte e me le farò, ma tanto sapete bene, cari follower, che per me la cosa importante è sventrare. Però diciamo anche un fatto, che il giradischi viene venduto privo di testina, e questo non deve essere considerato come un minus, ma è assolutamente la normalità quando si arriva a giradischi di fascia media, alta o altissima. Questo perché? Perché il costruttore dà libertà all'acquirente di scegliere la testina che vuole. La massa del braccio è 12 grammi, se non ricordo male, quindi è una massa compatibile con buona parte delle testine, sia MM che MC. Nel nostro caso abbiamo scelto una Ortofon 2M Bronze, che è una testina MM poco sotto il top di gamma 2M Black. Questo tipo di braccio vi dà la possibilità di scegliere abbastanza facilmente sia MM che MC. Poi quale sia meglio, quale preferite, questo lo lasciamo al vostro gusto. Perché la scelta della MM Bronze, lo vogliamo dire? Allora, per un motivo molto semplice, la scelta della tipologia a magnete mobile, perché la stragrande maggioranza degli amplificatori dotati di sezione fono che arrivano qui da noi in prova non hanno l'opzione MC, ma hanno l'opzione MM. Quindi per un discorso di compatibilità siamo andati a scegliere una MM. Non abbiamo scelto il top di gamma perché non ci interessava mantenerci su un range di prezzo un po' più accessibile, e quindi abbiamo preso quella che sta subito sotto. Poi tra l'altro può capitare, e per una puntina può capitare, magari spostando, che si danneggia, non succede, ma può capitare, e quindi abbiamo preferito, noi qui abbiamo anche una Denon DL103 che faceva parte della mia collezione storica di testine, che è una testina eccellente, MC, forse la più diffusa MC ad alta uscita, in virtù della sua economicità, però la DL103 è caratterizzata da uno stilo totalmente esposto, quindi in una situazione di togli metti come qui da noi è un po' rischiosino. Questa è la soluzione secondo noi migliore. Bene, ma non ci perdiamo in chiacchiere, io sono pronto. Ok? Sventramento. Guarda un po'. Guanti zozzi. Zozzi, però persona seria con i guanti. Assolutamente. Esatto. Allora, si può dire che lo tratto con i guanti bianchi? Assolutamente sì, come si merita. Esatto. Allora, rimuoviamo il Metti in Alcantara. Sì. Ok? Facciamo uno zoom sulla doppia cinghia in silicone, tonda, a profilo tondo. Ok. Posso togliere, che tanto poi le rimetti tu, che è scocciante rimetterle, Giulio. Qua. Facciamo vedere quanto sono sottili, quasi come dei capelli neri. Allora, tolgo? Sì. Allora, questo è
Ok? Questo è spesso 2,9. Sì. Sì. E pesa 2,3 kg. Notare la particolare rifinitura. Sì. Qui tutto è rifinito al massimo possibile, nulla è lasciato al caso. Assolutamente. Questo lo poggio qui. Ecco qua. Questa ceramica invertita. Facciamo Allora, vedere. fammi vedere il particolare. Ok. Ok? Posso rimettere? Sì. Questo scenderà piano piano perché come vedete è talmente preciso che ci metterà un po' di tempo. Va bene, lo lasciamo così. Facciamo vedere il motore. Ecco, da qui si può vedere facilmente come il motore sia disaccoppiato, totalmente disaccoppiato. Vedete, io lo posso muovere il perno del motore, che ha una doppia gola, ovviamente perché ha due cinghie. Vedete, meccanicamente è totalmente disaccoppiato. Eccolo qua. Vogliamo far vedere il braccio, Giulio? Certamente sì. Allora, la prima cosa che ho notato subito e che mi piace tanto e che abbiamo già avuto modo di sottolineare è il sistema di anti-skating, che è molto elegante, perché piuttosto di essere fatto come fanno molti bracci con una staffetta in ferro che sporge, qui c'è una splendida staffetta in plastica attaccata al corpo del braccio, e qui c'è un sistema relativamente semplice Con un grano. Esatto, facciamo vedere. Sì. E ci sono delle tacche che corrispondono ai vari pesi dell'anti-skating. Esatto. Quindi con carico di un certo tipo va utilizzata una tacca, con carico di un altro tipo va utilizzata un'altra tacca. Quindi A, B e C con riferimenti che trovate sul manuale. Esattamente. Ecco qui la vite di registrazione del VTA. Ok. Eccola qua. Il contrappeso è in ottone. Sì. E la registrazione avviene agendo su questo grano che stiamo inquadrando e semplicemente facendo scorrere in avanti e indietro il contrappeso fino ad arrivare alla forza di equilibratura giusta. Lo shell portatestina, come dicevamo, è integrato. Eccolo qui. E qui vedete la nostra testina Ortofon 2M bronze. 2M bronze montata. Ok, come potete vedere è finalmente sceso da nel solo, frattempo piano è piano, sceso. sì. Puoi provare a dargli una bottarella a scorrere? Eccolo qua, eccolo qui, e quindi è arrivato giù. Va bene, io direi che forse possiamo a questo punto mostrare il sotto del giradischi, quindi facendo vedere i piedini e facendo vedere l'alloggiamento del motore, non senza prima, vediamo se ci riesco, aver mostrato la sezione laterale. Che se vuoi io posso sollevarlo. Ma no, guarda, già così si vede perfettamente i tre strati e il materiale di disaccoppiamento di tipo resiliente. Ok? Ok. Passiamo al sotto. Eccoci qua, allora abbiamo sventrato, quindi abbiamo girato, abbiamo messo il giradischi poggiato sul lato del braccio in particolare, e quindi abbiamo tolto queste due maschere protettive. Eccole qua, questa piccola che corrisponde al braccio e quella più grande che corrisponde al motore. Allora cominciamo a far vedere l'uscita del braccio, che ha questo bellissimo adesivo in rame, costosissimo tra l'altro, so di che si tratta, dove potete vedere è stato fatto il piano di massa. Ok. Ecco, eccolo qui, il piano di massa con la massa di uscita del giradischi e questo filo nero che è la massa del braccio, vedete? Sì. E sono soldate insieme. Poi questo è il perno, ma già l'abbiamo visto sopra, il perno stai buono. E qui invece c'è tutta la parte
del motore. Qui si possono vedere, Giulio, vedi ancora meglio il materiale che tu hai definito come resiliente, giusto? Sì, esatto. Eccolo qua, con i vari strati del plinto in evidenza. I cavi del motore, questi vanno al motore, no, questi vengono dall'alimentatore, scusate, questi vengono dall'alimentatore, interruttore di alimentazione che sta qui, sì, eccolo qua, ok, e poi, no, allora ho sbagliato, cavi che vanno al motore, scusate, questi sono i cavi dell'alimentazione che vengono dall'alimentatore, qui sotto c'è il motore. Notare la bella struttura, guardate che meraviglia. Aspetta che la inquadro meglio, eccola qua. Questa serve per incapsulare il motore stesso, ok, che è un motore, eccolo qui, di altissima precisione, dove possiamo vedere, lo illumino Giulio, così sì, lo vedi meglio, eccolo qua, dove possiamo vedere i 4 castelletti, che sono 1, 2, 3 e 4, dove sono assicurate delle molle in acciaio che tengono il motore fermo, vedete? Esatto. E quindi il motore è perfettamente bilanciato. Centrato e bilanciato. Esatto. Ok. Un sistema molto bello. Ingegnoso. Sì, molto ingegnoso, molto bello, fatto molto bene. Bravi ai nostri New Horizon. Ok. E adesso cosa vogliamo fare, Giulio? Io direi che lo possiamo rimontare. Ah sì? Beh, però facciamo vedere i piedini prima, no? Ah, i piedoni, esatto. Ecco qua. Facciamo vedere. Bello, molto robusto. Tra l'altro, lo illumini per favore? Certo, tra l'altro in questo modo si può fare facilmente anche la messa in bolla, perché avvito, svito e trovo la messa in bolla giusta del piano del giradischi. Giusto? Facciamo vedere da sotto per cortesia. Subito. Eccolo qua. Eccolo qua. Perfetto. Ok, allora so richiuderlo. Vai. Ok? Richiudi. Ciao follower, all'ascolto. Vabbè, in questo caso è semplice. Noi siamo passati dal precedente giradischi New Horizon che c'era stato concesso in prova a questo modello, che è un modello, lo abbiamo detto nella presentazione, nello sventramento, di caratteristiche nettamente superiori, e inevitabilmente il risultato è decisamente migliore. Ora, questa cosa a me porta alla solita noiosissima tiritera che faccio sull'analogico, che è sempre la stessa, che non si applica evidentemente ai prodotti New Horizon, si applica a qualsiasi giradischi. Se nell'ambito dell'elettronica e nell'ambito dell'elettronica digitale puoi sperare di inventarti il miracolo, nel senso di una circuitazione particolarmente brillante, magari realizzata con componentistica non particolarmente sofisticata, e quindi ottieni il cosiddetto ammazzagiganti, che poi ammazzagiganti non è, ma comunque il prodottino economico che riesce a suonare bene, con i giradischi purtroppo questa cosa secondo me non la si riesce a fare, perché sono prodotti meccanici. E la meccanica di precisione purtroppo costa cara e non ci sono scappatoie, non c'è poco da fare, ci sono materiali più o meno buoni, lavorazioni più o meno sofisticate, realizzazioni più o meno sofisticate, progetti più o meno azzeccati, e attenzione, i nostri amici di New Horizon ce lo hanno raccontato e loro lo sanno bene, un conto è andare a fare una variazione su un prototipo di un'elettronica sostituendo un condensatore, una resistenza, ce li hai lì, costano il giusto, costano poco, stacchi, attacchi e fai tutte le prove che vuoi.
Un conto è un braccio che lo devi ricostruire da capo perché ti sei reso conto che magari c'è un dettaglio di un alloggiamento di un cuscinetto che forse non è esattamente quello che doveva essere. Certo. C'è poco da fare, lo ricostruisci. E quindi è una sperimentazione che è molto, ma molto più onerosa. Meccanica, c'è poco da fare. Cioè la parte, se vogliamo, di elettronica in un giradischi, sì, insomma, ce Può n'è. essere sofisticata, ma per quanto sia sofisticata non è certo sofisticata quanto deve essere la meccanica, soprattutto se parliamo di un giradischi di alto livello, perché dietro e sotto ci sono tutta una serie di artifici e di sperimentazione, come tu giustamente hai detto, che è estremamente costoso e estremamente lungo. Quindi un giradischi costoso viene da un periodo lungo, molto lungo di sperimentazione, dove non hai i 5 minuti per cambiare il condensatore, come tu hai giustamente detto, ma c'hai i 15 giorni di lavoro per rifare magari la canna. La canna perché hai deciso che probabilmente con uno spessore differente, con una rastrematura differente, con una differente scelta del materiale smorzante posto all'interno, il risultato sonico potrebbe migliorare, ma non è una cosa che fai così. Questo giradischi, insomma, penso di poter dire che è un giradischi che si colloca nella fascia dei giradischi medio-alti. Sì. Questo significa immediatamente andare a fare una delimitazione di campo. L'immagine diventa immediatamente stabile, confrontata con quella di un giradischi economico che forse ti sembrava stabile, ma poi se li ascolti a confronto non è vero, perché quell'immagine non è inchiodata davanti a te, è un'immagine che fluttua. Timbricamente questo giradischi è un giradischi che è corretto. Tra l'altro la cosa che ho trovato molto interessante è che il sistema giradischi e braccio riesce a dare ragione, merito dei differenti fonorivelatori che tu gli monti. Certo. Cioè la differenza fra la DL103 e la Ortofon che 2M Bronze. 2M Bronze sono due mondi sonori differenti. Adesso non mi metto a dire perché lo troverei profondamente sbagliato, è più bella una e più bella l'altra. Non è questo, non è cosa suona meglio, sono due mondi differenti. E questo giradischi, grazie alle sue caratteristiche meccaniche, è in grado di portare fuori questa differenza. È quello che io già ho avuto modo di sottolineare prima, ma che sottolineo ancora adesso con doppia sottolineatura e grassetto, è un plauso proprio per il braccio, perché è vero che il giradischi ha le sue complessità, lo smorzamento, è tutto vero, ma un braccio è una questione estremamente complessa da progettare e da realizzare. E quindi fare questa scelta così coraggiosa, mi viene il termine, di farsi il braccio in casa piuttosto che andare a bussare ai soliti noti per comprare un braccio e mettercelo, è una scelta che non solo, ripeto, è coraggiosa, ma fa capire la serietà del costruttore, perché io ti costruisco un giradischi da zero, braccio compreso, e quindi ti do la possibilità di ascoltare qualcosa di assolutamente unico, perché poi tanti giradischi senza braccio e che poi vengono montati con i soliti bracci finiscono per somigliarsi un po' tutti sotto certi punti di vista. Questo ha una sua personalità e ti dirò di più, che è un braccio, è un giradischi, scusate, un complesso braccio e massa rotante, fammelo chiamare così, che ha una sua personalità ed ha un suo rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso, perché io lo metterei quasi in una fascia di prezzo oltre i 5.000 euro. A me ha convinto tanto, è proprio un bel giradischi che non è il classico giradischi della fascia media, che è un certo passo avanti rispetto all'entry level, ma non è eccellente. Questo è un giradischi che sotto certi punti di vista, secondo le mie orecchie, è stato eccellente. A me è piaciuto proprio. Sì. Ecco, e cambiamo.
Allora, torno quasi sullo stesso argomento, cioè i giradischi secondo me hanno delle fasce di prezzo che sono molto chiaramente distinguibili. Nell'ambito dei giradischi fra i 250 e i 400-500 euro, sì, ci sono delle differenze, ma insomma fondamentalmente il suono che ti puoi aspettare è quello. Poi ci sono le fasce superiori, poi ci sono le fasce superiori, poi c'è la fascia high-end, che è tutto un altro mondo. Noi lo sappiamo, insomma, sì. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare in maniera molto molto accurata i giradischi importanti, ma anche quello che io ho avuto fino a un anno fa in casa, che era un Kuzma di fascia molto alta, quello era proprio un altro tipo di suono, un altro tipo di macchina, per me molto più prossima, più assimilabile al suono dei registratori a nastro. Sì. I giradischi di fascia economica, di fascia media, di fascia medio-alta e alta, sono dei suoni che sono, secondo me, piuttosto identificabili. Questo, secondo me, è un giradischi che sta tranquillamente nella fascia medio-alta barra alta, pur costando, secondo me, una cifra adeguata. Sì, siamo tra il medio e il medio-alto come cifra, sì. Anche se poi ci sono tanti giradischi, adesso i giradischi sono saliti di prezzo in un modo vertiginoso certe volte. Però mi confermerai pure che l'ubriacatura da giradischi si sta sgonfiando. Si è sopita. Cioè dopo 10 anni di tutti vogliono i giradischi, poi magari se lo sono pure comprato e quindi il mercato si è un po' abbassato, però mi sembra che sopravvivano le proposte, come dire, un po' più concrete, con i piedi per terra. Sai cosa sta venendo fuori adesso come moda, Giulio? I registratori a cassette. Bravo, esatto. Stanno ricominciando a fare le cassette vergini e c'è qualche produttore già che ha tirato fuori qualche piastra singola o doppia. Io me ne sono anche accorto perché mi diverto a andare su eBay, sui vari marketplace, a dare un'occhiata agli annunci, e ci sono parecchie macchine ricondizionate, tra cui registratore a cassette high-end. Sì, però un registratore a cassette bellissimo l'ho trovato, che è il Nagamichi Dragon. Stupendo, quello NOS volevano 7.500 euro. Vabbè, andiamo avanti. Comunque vedrai che dopo il giradischi ci sarà il registratore a cassette. Comunque stavamo dicendo... Lì non mi avranno. No, neanche a me. Lì non mi avranno. Non mi avranno. Stavamo dicendo, quindi appartiene secondo me a una fascia medio-alta barra alta. Messo poi con una testina MC importante, sì, la può tranquillamente montare. Assolutamente. Una cosa importante, e lo avevo detto anche in occasione della recensione dell'altro giradischi New Horizon, il giradischi, per chi ha come dire, occhi in grado di capire, è l'unico componente audio che ti arriva smontato e che tu ti devi più o meno montare, e nel montare riesci ad apprezzarne le qualità costruttive. Ecco, durante il poco montaggio, perché effettivamente questo giradischi arriva, devi soltanto posizionare il piatto, mettere la cinghia, montare la testina, fondamentalmente non è che devi fare granché. Ci sono altri giradischi che arrivano sostanzialmente quasi dei kit, arrivano completamente smontati, e questo qui no. Però ecco, la sensazione di una realizzazione matura e più matura rispetto al modello che avevamo recensito un paio d'anni fa sostanzialmente, e più consapevole, dove si vede, si percepisce chiaramente che l'azienda è cresciuta, ha fatto esperienza, finanche nella scelta di qualche vite, di qualche dettaglio, si vede che è un prodotto maturo. E l'altra cosa che mi è piaciuta è che è un giradischi, guardate, non è banale, che una volta regolato e utilizzato, e ancora utilizzato, le regolazioni non le perde. E
questa è una cosa che capita, ma non tanto frequentemente. Campioni del mondo da questo punto di vista erano gli SME. I bracci SME sono gli SME che tu li regoli e poi ripassi 10 anni dopo e la regolazione è rimasta tal quale. Sì, sì. Qui adesso la casistica è molto più breve, evidentemente non abbiamo tenuto 10 anni questo giradischi, ma ci sono anche giradischi che li regoli e dopo che hai ascoltato 2 facciate sono completamente sregolati. Il che per gli smanettoni potrebbe essere un vantaggio, personalmente no, perché io poi devo essere abbastanza certo della prestazione sonica, non è che metto un disco, mi accorgo che è starato e mi devo alzare e perdere mezz'ora magari per rifare questo o quella taratura. D'accordo con SME, qualche tempo fa, io ho avuto 2 SME 5 nella mia vita, qualche tempo fa sono andato dall'amico che ha comprato il mio SME quinto che gli avevo tarato forse 15 anni fa, esattamente lì stava come, lì, sì. E lì è rimasto. Vedremo poi con questo New Horizon, ma secondo me Alberto Sabatini, che salutiamo, ha fatto un ottimo lavoro. E il buon Francesco Mattioli, Sì, che certo, è il suo partner. sì, certo. Bene, io sono contento che questo giradischi resterà qui da noi ancora a lungo e quindi questo ci darà agio di goderci un bel po' di vinili, e poi qui dentro ne vedete pochi perché in realtà stanno in un'altra stanza, però insomma c'è una cospicua collezione di vinili che io ho raccolto nel corso degli anni, tu pure ce ne hai un bel po' e quindi ce la godremo. Allora, subscribe, campanella, ci sono tutti i social possibili e immaginabili, abbiamo bisogno di follower soprattutto su TikTok o come lo chiamo io, Tricky Trocchi, mi raccomando, aiutateci. Ciao!